Oh, che gran giorno oggi, signori! Finalmente, dopo averli rincorsi dallo scorso dicembre, dopo averli anticipati in almeno un paio di video passati, oggi è il gran giorno in cui vi parlo degli Even Realities G1B. In questo caso la versione A è semplicemente quella stondata. Sono degli occhiali smart che in un certo senso, secondo me, rappresentano i veri eredi dei Google Glass. Ma se ci pensate bene, il fatto che siano gli eredi dei Google Glass non è proprio un grande complimento. Ecco quindi perché questi Even G1B sono veramente gli unici occhiali smart che potete davvero indossare oggigiorno. O forse è meglio di no. Allora, anzitutto, sinceramente, se non sapeste che questi sono degli occhiali smart, direste che sono degli occhiali smart? Forse a volte, a seconda di come mi rigiro un pochino, ci sta che possiate vedere qualche cosa qua, al centro delle lenti. Ma a parte quello, davvero, siamo sinceri, sembrano degli occhiali normali in tutto e per tutto. Questa è la versione squadrata, c'è anche la versione tonda, ma a parte magari forse i rigonfiamenti che ci sono qua dietro alle orecchie, o questi altri piccoli rigonfiamenti qui, dove tra l'altro ci sono delle cerniere senza viti. La maggior parte degli occhiali dopo un po' si allentano, dovete stare lì a riavvitare la vitolina e non è mai piacevole perché è piccolina e rischiate di farvi male o di rompere qualche cosa. Qui invece osservate la cura veramente che c'è nel design di questi occhiali di Even Realities. Even Realities, che accennavo prima, è in pratica una startup, cioè non è Google, non è Meta, non è un'azienda famosa, probabilmente se la compreranno tra qualche tempo, chi lo sa. Fatto sta che hanno realizzato questi occhiali in lega di magnesio e titanio, sono leggeri, sono comodi e sono appunto anche ben realizzati in modo da passare per degli occhiali tradizionali. Addirittura c'è anche la clip da sole in modo da agganciarcela e portarli tutto l'anno. Oh yeah! Ok, ma quindi la parte smart dov'è? La parte smart è nascosta qui all'interno delle due cerniere senza viti e c'è poi un display ancorato direttamente alle lenti, non so nemmeno come fare a descriverlo, si chiama HOS, Holistic Adaptive Optical System, che integra il display con le lenti, in modo che voi possiate montarci anche delle lenti graduate, in questo caso non lo sono, ma vengono venduti appunto anche con prescrizione, e avere comunque il vostro piccolo schermettino su quale guardare contenuti. È un display monocromatico verde, perché il verde è un colore effettivamente a forte contrasto un po' con tutto l'ambiente. Se ci pensate bene, quando siete fuori è difficile avere uno sfondo completamente verde, il cielo è azzurro, i palazzi non sono verdi, insomma in generale è un colore dall'alto contrasto che quindi si legge bene. 640x200 pixel di risoluzione, 1000 nit di luminosità, che quindi assicurano una discreta visibilità anche all'aperto. E per attivarlo, il motivo per cui mi ricorda tanto i Glass, basta spostare un po' la testa verso l'alto e lo vedete comparire diciamo all'incirca a questa altezza. Poi se vi abbassate ce l'avete così in questa visuale, ed è un display anche, devo dire, piuttosto grande come dimensione, cioè quello che voi vedete non è piccolino, non si fa fatica per leggerlo e anzi è molto ben leggibile quasi in tutte le condizioni di luminosità. Senz'altro al chiuso, all'aperto dipende un pochino anche da cosa avete sullo sfondo, perché chiaramente dipende un po' anche da quello. E che cosa fanno allora in concreto questi Even G1? Beh, c'è l'applicazione per Android e iOS che vi consente di controllare le 6 funzioni principali. 6, 7, dipende un pochino dalla configurazione che utilizzate, mi spiego meglio. Allora, intanto il display può essere diviso in 2 parti. Sulla sinistra avete in pratica le informazioni su orario, meteo, eventuali notifiche ancora da leggere, e sulla destra potete avere una schermata un po' più ampia con vari tipi di contenuti, che possono essere notizie raggruppate a seconda del tipo di contenuto da vari tipi di fonti che potete poi andare a personalizzare nel caso qualcuna di queste non dovesse piacervi, oppure possiamo avere informazioni sullo stock market nel caso foste affaristi incalliti, o ancora le ultime note che avete preso con gli occhiali, perché una delle funzioni è appunto quella delle Quick Note. Quick Note che si attivano tappando sul lato destro, parlando, lui vi sente perché c'è un microfono e trascrive tutto ciò che state dicendo in italiano. E vedete che è possibile avere o un riassunto fatto dall'intelligenza artificiale
oppure proprio la versione originale parola per parola di quello che avete detto. Altra funzione in un certo senso immancabile secondo me in un dispositivo del genere è la traduzione in tempo reale. Scegliete la lingua dalla quale volete tradurre, avviate la traduzione istantanea e se lui sente una parola in lingua straniera, per esempio hello, good morning, how are you? Ve lo traduce subito, vedete, in salve, buongiorno, come stai? Ora è inutile stare a fare delle prove in cui parlo a me stesso, ma insomma penso che si sia capito il concetto. Immaginate di avere un interlocutore qua davanti e di vedere subito tradotto nella vostra lingua quello che lui vi ha detto. Devo dire che è una bella comodità. Altra funzione, il navigatore. Potete camminare a piedi o in bicicletta, ovviamente non è previsto l'utilizzo di altri tipi di mezzi, e lui carica la mappa qua davanti ai vostri occhi in modo che poi la possiate seguire e arrivare a destinazione facilmente, letteralmente alzando giusto un po' la testa ogni tanto. O ancora, per esempio, il teleprompt. Io potrei fingere di parlare a braccio e in realtà leggere tutto dagli occhiali senza che voi vi accorgiate di nulla. Ideale se siete, non lo so, ok, dei presentatori, degli youtuber, ma magari anche durante una presentazione in azienda. State presentando un PowerPoint, volete avere degli appunti a portata di mano, volete avere proprio il gobbo della situazione, ecco, il gobbo ce l'avete direttamente sugli occhi. Altra funzione, la funzione transcribe, che trascrive in tempo reale, con tanto anche di timestamp, tutto quello che state dicendo. È una versione lievemente diversa dalle note. Le note di prima le potete utilizzare per esempio anche per impostare dei promemoria se volete, mentre questo qui è più dedicato, non lo so, per esempio ad un'intervista. State intervistando qualcuno, volete prendere appunti rapidamente senza stare concretamente a scrivere, ecco, ci pensa lui, prende tutti gli appunti che volete, ascolta tutto quello che state dicendo e poi, quando avete finito, potete fare anche il sommario sempre con l'intelligenza artificiale, un po' come vi ho fatto vedere prima per le note. E ovviamente, visto che parlavamo di intelligenza artificiale, c'è la possibilità di parlare direttamente con l'IA premendo sulla stanghetta di sinistra in questo caso. È possibile scegliere tra Perplexity, ChatGPT ed avere risposte brevi, standard o lunghe e potete scorrere la successiva pagina con un tap a destra e tornare indietro con quella a sinistra. Mi puoi spiegare che cosa sono degli smart glass in parole semplici? E la ritrovate poi anche all'interno dell'applicazione esattamente con le stesse parole che ci sono sugli occhiali. Chiarisco che l'interfaccia dell'app avete visto è in inglese, il system language è impostabile soltanto in inglese e tedesco al momento, ma la speech language, quella con cui parlate con gli occhiali, è appunto anche l'italiano, quindi non c'è assolutamente alcun problema di comprensione. E grazie al fatto che questi occhiali non hanno altre caratteristiche, tipo non c'è uno speaker, non c'è una fotocamera, la loro autonomia è notevole. Utilizzandoli quotidianamente ci fate tranquillamente 2 giorni, un po' a seconda poi anche di quanto stressate le varie funzioni che vi ho mostrato finora, potete farci anche ben più di 2 giorni, e tramite la sua custodia, che ha anche una batteria integrata da 2000 mAh, ma è comunque insomma piuttosto leggera, non è certo un mattone, potete ricaricare gli occhiali fino a 2 volte e mezzo, quindi non dovete nemmeno sempre collegare un cavo di alimentazione ogni volta che li volete ricaricare. Costano $599, che non sono pochissimi, sono di più di normali occhiali, ma chiaramente parliamo di smart glass. Pensate poi che i Google Glass furono lanciati a €1.500 all'epoca e non erano certo così indossabili, ma nemmeno lontanamente, e capirete che in fondo non è un prezzo malvagio considerando anche la tecnologia che c'è in ballo e la particolarità di questo display e tutto il lavoro che c'è stato dietro al design anche degli occhiali per renderli così naturali, perché comunque quando io ho il display acceso, in questo momento lo è, non è che chi mi sta di fronte lo veda, lui non vede verde, lo vede solo magari a certe angolature, c'è un po' un riflesso sulle lenti che può tradire la cosa, ma ribadisco che sono occhiali normalissimi e sono davvero tra gli unici smart glass che possono passare per occhiali qualunque. Anche i Ray-Ban Meta, basta guardarli un attimo per accorgersi che c'è la telecamera e quello tradisce il fatto che sono qualcosa di diverso. Questi sono davvero occhiali smart indossabili da chiunque. Sì, tutto molto bello, ma ripercorriamo rapidamente tutte le funzioni di questi occhiali. Le notifiche. Le notifiche ci tormentano ovunque, ce le abbiamo al polso, sugli smartwatch, ce le abbiamo sul telefono. C'è davvero bisogno di averle anche davanti agli occhi proprio in tempo reale nel momento in cui vi arrivano? Ma al di là di quello, le notifiche presenti su questi Even G1 sono in sola lettura. E una lettura anche un po' scomoda, vi dico la verità, perché queste stanghettine qua dietro e 2 orecchi con i quali scorrere i contenuti non sono sempre facilmente raggiungibili, soprattutto da chi abbia magari i capelli lunghi.
perché dovete stare magari a scansarli, a trovare il punto esatto, insomma non è, vi dico la verità, questa grandissima comodità. E oltretutto, se avete tante notifiche da scorrere, la cosa è piuttosto lenta. Sull'orologio tendenzialmente avete la rotellina per leggerle rapidamente e potete anche interagire, le potete eliminare, potete archiviare, potete rispondere al volo. Qui è comunque tutto più limitato. E lo stesso discorso vale per la navigazione. Sì, ok, bellino avere le informazioni qua sul display quando siamo a piedi, ma le potete avere appunto anche sull'orologio a portata di mano con la stessa facilità, anzi mi verrebbe da dire meglio, perché avete visto che razza di mappe utilizzano, non è che siamo di fronte a Google Maps. E la traduzione real time, sì, bellina, voi vedete quello che vi dice l'interlocutore, ma lui non sa nulla di quello che state dicendo voi se non parlate bene. Google Traduttore ha una modalità conversazione che è molto più pratica perché coinvolge entrambe le persone, per esempio. E anche l'IA, ok, posso porgli delle domande e fine. Ma anche lì c'è di nuovo il problema di scorrere le risposte, c'è il fatto che è una cosa puramente testuale e non anche magari tramite immagini o altri tipi di contenuto, e quando arriverà Gemini su Wear OS sarà molto più comodo parlare direttamente con lui e vedere la risposta su uno schermo a colori e dove potranno comparire anche informazioni che non è soltanto testo che poi ribadisco si scorre meglio, piuttosto che su questo schermettino verde, no? E non parliamo nemmeno di quella cosa di avere il gobbo qua, a chi mai può tornare utile, a chi lavora in televisione, ma no, perché c'è già un gobbo vero e proprio. Anche per me sarebbe scomodo tutte le volte dover alzare la testa in questo modo per vedere scorrere le cose davanti, ve ne accorgereste comunque, insomma è una funzioncina veramente molto limitata per pochissime persone. E poi ve ne sarete accorti anche dagli esempi di prima, ci vuole praticamente sempre lo smartphone, anche per esempio per avviare la navigazione, e molto spesso quando li tengo a lungo nella custodia, se li tiro fuori e li indosso, finché non riapro l'app su Android non si ricollegano via Bluetooth. Cosa stranissima perché comunque il Bluetooth è sempre acceso, all'app ho dato tutti i permessi del mondo per funzionare quando vuole, ma comunque finché non la riapro non avviene la connessione e quindi non ho informazioni aggiornate sullo schermo degli occhiali. E poi sì, diciamoci la verità, questi erano orribili da tutti i punti di vista. Ora che me li rimetto sono anche scomodi, sono sbilanciati verso destra, il prismettino qua è soltanto da un lato e quindi dovevi guardare in angolatura. Chiunque sgamava che questi erano degli occhiali smart. Una volta da €1 non mi fecero nemmeno entrare perché, secondo me avevano paura probabilmente che li registrassi tutti o che facessi qualche cosa di strano. Questi è vero che sono senz'altro di un design molto più moderno, ma costano comunque €600. Se volete la clip per avere occhiali da sole la comprate a parte, la correzione costa ulteriori soldi, insomma alla fin fine non è difficile arrivare a spenderci più vicino ai €1.000 che non ai 500. Even Realities, bravissimi, azienda sconosciuta che li ha fatti, ma se li avesse fatti Google, quantomeno avrei la certezza di... Ok, no, stavo per dire una cavolata. Questi li ha fatti Google e sono finiti nel cestino. Insomma, però avete capito un po' il concetto. Non è una mega multinazionale che sicuramente espanderà le funzionalità, sicuramente espanderà il supporto linguistico e sicuramente vi darà un supporto software negli anni a venire. Di sicuro in realtà non c'è nulla, per quanto ribadisco che siano stati bravi a fare una cosa che nessun altro aveva fatto finora. Ma soprattutto l'assenza di fotocamera e anche magari di un piccolo speaker è veramente incapacitante. Da una parte sì, vi permette di avere una maggiore autonomia, ma dall'altra vi toglie del tutto quelle che sarebbero delle funzioni uniche di questi occhiali. Perché tutte quelle che abbiamo visto comunque le fate in un modo o nell'altro, con smartwatch o ancora di più con smartphone. Ma avere una fotocamera qua sui vostri occhi, un POV unico, è qualcosa che solo degli occhiali possono fare. Nel momento in cui l'IA diventasse davvero più intelligente, più interattiva, potreste fargli vedere il mondo e avere delle risposte in tempo reale su quello che vi circonda, con degli altri occhiali, come per esempio quelli di Meta. Con questi no. E non avere un ritorno audio di nessun tipo vi impedisce comunque anche quel tipo di interazione multimediale che aggiunge in certi casi qualche cosa in più, perché è scomodo per esempio essere sempre qui a leggere. Pensate di essere al museo, state guardando la Gioconda, chiedete informazioni all'IA e quelle informazioni vi arrivano direttamente nell'orecchio tramite audio, senza che distogliate lo sguardo da quello che state appunto guardando in quel momento.
è tutta un'altra cosa. È vero che aver tolto fotocamera e anche speaker probabilmente ha prolungato molto l'autonomia di questo dispositivo, ma dall'altra gli ha completamente tolto del tutto, non avrà mai quelle cose che rendono unici degli smart glass rispetto ad uno smartphone o a uno smartwatch e che potrebbero permettere un tipo di interazione con degli occhiali smart che non è la stessa, non è un surrogato di quella che avreste con un telefono o con un orologio. Ok, ma in conclusione la verità qual è? Maglietta rossa, maglietta nera, riaccendo tutte le luci, sì, no? Potrei concludere dicendovi come sempre che la verità sta nel mezzo ed in parte è vero. Però sì, la verità secondo me è più questa. La verità è che quando ho iniziato a provarli mi ero gasato talmente tanto che ero in modalità everything is awesome, tanto da non farmi magari vedere il fatto che nella pratica gli utilizzi davvero unici di questi occhiali praticamente non esistono. È tutto un surrogato di cose che fate con altri dispositivi in maniera un po' diversa, ma non per forza migliore. E sia chiaro, tutto quello che vi ho detto in modalità maglietta rossa era vero. Se avessi finito il video a quel punto senza proseguire, non vi avrei detto delle falsità, perché vi ho comunque descritto quello che fanno. È chiaro però che, e questo magari è anche un po' per far riflettere tutti su il senso delle recensioni, dei pareri online, dei pareri proprio altrui in generale, è chiaro che ci sarà sempre una componente soggettiva, dettata magari dall'entusiasmo, dettata dalla voglia di piacere. Se io vi avessi detto fin dall'inizio, ehi, questi occhiali non ve li consiglio, ciao, il video sarebbe finito lì. Ovviamente invece se faccio un video tutto bello entusiasta in cui vi racconto quanto mi hanno gasato, vi tengo di più incollati perché è così, perché con la mia frenesia, con la mia gasataggine magari in qualche modo riesce un po' a passarvi anche attraverso la videocamera. Spero quindi in questo video di avervi fatto capire quanto sia facile che uno stesso prodotto possa essere buono o cattivo a seconda delle angolature dalle quali lo si guarda, perché poi è giusto che ciascuno soppesi le mie, le nostre, le parole di chiunque in base a quelle che sono le sue esigenze e le sue passioni che vi faranno passare sopra magari a dei difetti che per un'altra persona invece sono assolutamente insormontabili. Non aspettatevi adesso che tutte le recensioni siano doppie in questo modo, ovviamente è stata un po' anche una provocazione per certi versi la mia, spero che comunque l'abbiate apprezzata. Se volete vedere altri video come questi, non nel senso per forza di smart glass, ma diciamo di tecnologia un po' di frontiera, qualcosa di non collaudato, di non mainstream, che vada bene a chiunque, fatemelo sapere qua sotto nello spazio dei commenti e magari iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche, che poi è il modo migliore per farmi sapere che avete apprezzato questo video e che ne volete altri. Da parte mia comunque, come sempre, un saluto e alla prossima!